Campeggiatori, buongiorno. Questo è un piccolo video per un aggiornamento relativo al discorso frigorifero trivalente. Avete visto che abbiamo fatto il lavoro della sostituzione della pasta termica e poi abbiamo fatto anche il lavoro delle ventole di estrazione, il kit di ventoline della CBE. Volevo darvi le prime impressioni. Funzionano veramente queste ventoline? Se ricordate, quando abbiamo cambiato la pasta termica, il vantaggio che avevamo ottenuto rispetto alle vecchie prestazioni è stato enorme. Un frigorifero, il mio, che con una temperatura esterna di 30 gradi non era in grado di scendere sotto i 10 gradi internamente, adesso con 35 gradi all'esterno è capace di arrivare a 2 gradi, 2 gradi e 8, con un lavoro inferiore, con una spesa inferiore rispetto alle ventole. Quindi vorrei consigliarvi, prima di acquistare dei kit di questa natura, di verificare in realtà lo stato, soprattutto se il vostro frigorifero è vecchio. Se è nuovo, no, va bene, acquistate le ventole, migliorate la prestazione del frigorifero sicuramente, però se il frigo è vecchio, è stanco e fa fatica a refrigerare, prima di andare a spendere dei soldi per le ventole, controllate la pasta termica, perché per quante ventole metterete, il frigorifero non riuscirà mai a trasferire il freddo all'interno di se stesso. Per cui prima la pasta termica, verifica, sostituzione, guardatevi il video qui della pasta termica, e poi eventualmente le ventole. Allora, voi avete visto, abbiamo fatto pasta termica, abbiamo fatto le ventole, guardatevi anche questo di video. E cosa è cambiato dalla pasta termica a prima della pasta termica? Un abisso. Dalla pasta termica fatta e finita alle ventole poco, quasi niente. Però sicuramente avrò bisogno di un po' più di tempo per testarlo, ma è certo che comunque queste ventole male non gli fanno, perché comunque mi portano fuori aria calda, tendono a offrire al frigorifero un'opportunità di vita in più, una speranza di vita in più. Non sono un acquisto nullo, però se il vostro frigorifero riesce a scendere di 10 gradi rispetto alla temperatura esterna, allora non ci sarà ventolina che vi migliorerà la situazione. Se il vostro camper è nuovo, ripeto, avete un frigorifero moderno, un kit di ventoline può prolungare la vita del vostro frigorifero e farlo lavorare un po' meno, quindi farlo faticare meno. Questo vuol dire anche un piccolo risparmio in termini di energia, mentre un frigorifero che sforza e fa fatica mangia più 220, mangia più gas. Di conseguenza le ventoline sicuramente sono un acquisto buono. Perciò mi sentivo di farvi questo piccolo aggiornamento, perché alla fine avevamo finito, vi avevo fatto vedere il lavoro finito, vi avevo fatto vedere come ho montato le ventoline, ma non vi avevo resi partecipi dell'eventuale o non eventuale guadagno di sostanza. Funzionano o no queste ventoline? Direi che male non gli fanno. La differenza all'interno del frigorifero non è cambiata. Andavamo a 3 gradi con la nuova pasta termica, andiamo a 3 gradi con la pasta termica e le ventoline. Non ho notato un ulteriore raffreddamento, ma anche perché più giù di così, ragazzi, andiamo a congelare, quindi non penso proprio che sia possibile. Però è possibile che, essendo vecchietto il mio frigorifero e facendo della fatica di suo, un aiutino da queste ventole possa venire. Ci sono di varie marche, ci sono di vari modelli. Se scrivete kit ventole frigorifero trivalente ve ne escono diverse. È tutto qui, volevo solo salutarvi e darvi questo aggiornamento. Sono contento, soddisfatto del lavoro che ho fatto e sono soddisfatto che il ragazzone abbia un piccolo aiutino in più, visto che come me è un po' ormai stanco e vecchietto. In questa playlist trovate tutti i video relativi al frigorifero trivalente. Direi che se non succede niente li chiudiamo qui. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, per voi è un piccolo gesto, per me è un grande aiuto. Vi saluto sempre dicendovi: campeggiatori, vi voglio bene. Ci vediamo alla prossima, ciao.